Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di una torcia particolare, la Nitecore BR25. Allora, innanzitutto fa una gran bella luce. In poche parole, sotto a tantissimi video che io pubblico, ricevo un commento quasi sotto ad ogni video. Vi lascerò qualche riquadro da questa parte con i commenti in questione. Praticamente mi si richiede se le torce che io recensisco possono essere utilizzate ad esempio in bici. In realtà quasi tutte le torce si possono utilizzare in bici. Il problema è come fissarle al manubrio, dove posizionarle, come attivarle, hanno un tasto predisposto, ma abbagliamo gli altri, come si utilizza una torcia in bici. Bene, Nitecore ha realizzato una torcia che può essere utilizzata come una normale torcia fra le mani, oppure tramite un sistema di aggancio e sgancio rapido si può utilizzare sul manubrio, ed ha un sistema che evita che la proiezione della luce vada ad infastidire, quindi un vero e proprio faro studiato con una proiezione per illuminare il nostro tragitto senza infastidire gli altri, con diverse luminosità, ma che può essere utilizzata, ripeto, in tantissimi ambiti. Adesso la guarderemo da vicino, vedremo come è fatta, vedremo quali sono le sue caratteristiche e ricordo che vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione. Cercherò di farmi dare un codice di sconto, il suo costo è circa 65-70 euro. Con il codice di sconto spero di farvi risparmiare qualcosa, ma è davvero la soluzione per chi ha necessità di utilizzare un faro potente che non infastidisca gli altri, che riesca ad illuminare la strada per bene mentre pedaliamo. Adesso mettiamola sul bancone e guardiamola. E allora ragazzi, vediamo innanzitutto la confezione ed il contenuto che troviamo al suo interno. Noterete che le scritte nella confezione che ho ricevuto io sono in cinese, perché io la ricevo direttamente dalla fabbrica. Ovviamente a voi arriveranno con le scritte in italiano oppure in inglese, ma nel manuale di istruzioni è scritto in tutte le lingue, incluso in italiano. Allora, guardiamo quindi il contenuto. All'interno troviamo il manuale di istruzione, un tagliandino con garanzia, un adattatore per poter utilizzare diversi tipi di batterie, quindi le 18650 oppure due batterie CR123, un cavo di ricarica USB di tipo C, uno ring, un laccetto per poterla assicurare al polso e poi due adattatori per poterla fissare al manubrio. Guardiamo quindi la torcia. Come tutte le torce di questo tipo, incluse le torce tattiche, si presenta con una finitura nera opaca con questa zigrinatura antiscivolo. Questo è il tastino di accensione, l'unico tasto di accensione, infatti sulla parte bassa non troviamo nulla, c'è una semplice rientranza e poi abbiamo questi fori asolati per poter fissare il laccetto, quindi assicurarla al polso. Nella parte frontale abbiamo quindi il vetrino con il LED e questa copertura con un rivestimento bianco che riflette anche la luce ed evita che il fascio luminoso vada ad infastidire eventuali automobilisti o pedoni. Allora, questo è il tasto di accensione semitrasparente, infatti premendolo una volta emetterà dei lampeggi che stanno ad indicare il livello di carica di batteria. Per poterla accendere sarà necessario mantenere premuto per qualche secondo il tastino e avremo l'ultima modalità utilizzata prima dello spegnimento. Per aumentare il livello di luminosità basterà premere nuovamente il tastino fino al raggiungimento del tipo di luminosità che ci necessita. Premendo due volte però il tastino avremo la modalità turbo e premendolo tre volte invece avremo un lampeggio. Non si tratta della modalità strobo, in quel caso sulle torce tattiche la modalità strobo serve per infastidire eventuali aggressori, infastidire animali che potrebbero aggredirci, eccetera, ma in questo caso serve semplicemente per essere più visibili, quindi il classico lampeggio da bicicletta. Ovviamente è impermeabile perché se dovesse piovere non deve danneggiarsi, però ha dei pro e dei contro, perché su tante richieste che io ricevo sotto i video delle torce tattiche la domanda più frequente è quella che appunto riguarda la possibilità di utilizzarla con un power bank, quindi per avere una durata maggiore rispetto a quella che potrebbe garantirci la batteria al suo interno. Ma io tutte le volte che l'ho utilizzata, anche se non ho fatto lunghissimi tragitti per 2-3 ore, sono tornato a casa con la batteria ancora carica, ma ora vedremo la durata dichiarata nel manuale di istruzioni. Comunque sia, avrei gradito tantissimo una presa USB per poterla ricaricare appunto tramite powerbank durante l'utilizzo, anche se l'autonomia è elevata, però sarebbe stato un punto in più a suo favore. Adesso guardiamo anche come si utilizzano questi adattatori per poterlo fissare al manubrio. Allora, abbiamo questo che serve a fissare la torcia e questo che va fissato al manubrio. Si apre in questo modo, si fissa al manubrio e si riavvita. Questa procedura è semplicissima. Dopodiché si inserisce questo accessorio all'interno di questa slitta, si fa scorrere fino al click, ok, e in questo modo è incastrato. La torcia va inserita in questo spazio. Sarà possibile regolare in base alla curva del manubrio la posizione della stessa torcia, quindi in questo caso posizioniamola perfettamente centrata e questo è l'aspetto finale che avrà la torcia nel suo supporto. Guardiamo anche la batteria che troviamo all'interno, proprio perché non abbiamo la possibilità di ricaricarla tramite un cavo USB direttamente dall'esterno.
abbiamo la possibilità di ricaricarla inserendo il cavo USB all'interno di questa fessura. Un LED posizionato sulla parte alta ci indicherà quando la batteria sarà carica al massimo. Mi raccomando, inserite sempre la batteria con il positivo in avanti. Sarà possibile ovviamente sganciarla semplicemente premendo questa levetta, facendola scorrere in avanti e poi utilizzarla semplicemente tenendola fra le mani, per esempio per raggiungere il portone di casa, uscire dal garage, eccetera, perché questa torcia ci dà la possibilità di utilizzarla durante la guida della bici, ma una volta rimossa dal suo supporto, dato che diventa una normalissima torcia che possiamo utilizzare tenendola fra le mani, possiamo utilizzarla in questo modo e possiamo illuminare ciò che vogliamo semplicemente come si farebbe con qualunque torcia. Poi la reinseriamo nel suo supporto e la utilizziamo nuovamente come faro per la bici. Adesso guardiamo le caratteristiche tecniche riportate nel manuale di istruzioni. Innanzitutto, come vi dicevo, è riportato tutto perfettamente anche in italiano, dalle istruzioni di utilizzo, fissaggio, il tipo di sgancio rapido, accensione e spegnimento, la selezione dei livelli di luminosità che vi ho fatto vedere poco fa, l'accesso diretto alla modalità turbo, quindi la doppia pressione del tastino, manutenzione e il fatto che abbia comunque l'ATR, quindi un sistema che garantisce l'autoregolazione della temperatura. Ma guardiamo direttamente le caratteristiche tecniche riguardanti l'emissione luminosa. Allora, utilizzando la batteria che troviamo in dotazione, quindi la 21700, avremo in modalità flashing, quindi con il lampeggio, 1400 lumen, però non è specificata la durata né altro. In modalità bassa avremo 28 lumen per 60 ore e raggiungeremo 20 metri di distanza, che comunque per una bici sono più che sufficienti, soprattutto se si cammina in città, insomma non si va velocemente. In modalità media avremo 170 lumen per 12 ore e raggiungeremo 50 metri di distanza. In modalità alta avremo 430 lumen per 3 ore e 15 minuti, diciamo un giro in bici alternando la modalità media alla modalità alta, facendo una via di mezzo, quindi una media, raggiungeremo circa 7-8 ore, raggiungeremo 91 metri e invece in modalità turbo, quindi con 1400 lumen, avremo 2 ore e 30 minuti, raggiungeremo 163 metri e secondo me già sono più che sufficienti, ma dalla modalità turbo si utilizza davvero pochissimo. Io l'ho utilizzata per un paio di sere, effettivamente non la ritenevo necessaria. In realtà è più indicata per tragitti veloci, insomma dove ci siano strade libere eccetera, ma anche la modalità alta va più che bene. Ovviamente resiste, come tutte le torce tattiche, a impatti per cadute da 1 metro di altezza, da una protezione IP68, quindi si può immergere fino a 2 metri di profondità. Come vedete, questo adattatore si può utilizzare per mettere al suo interno la batteria e poi lo stesso va inserito all'interno. Adesso guardiamo un paio di riprese di questa torcia proprio nel suo utilizzo naturale, quella per cui è nata, montata sul manubrio della mia bici. E allora ragazzi, questa è la luce integrata nella bici, il faro nella parte anteriore. Proviamo a spegnerlo, vediamo che differenza c'è tra luce spenta e luce accesa, così non vediamo quasi nulla, c'è un po' di luna timida là dietro, comunque non sufficiente ad illuminare per poter guidare bene. Allora, questo quindi è il faro integrato. Accendiamo quindi la nostra Nightcore, guardate che differenza, e non infastidiamo nemmeno gli automobilisti. Abbiamo la possibilità di regolare la luminosità, regolarla in modo da indirizzare il fascio luminoso esattamente dove ci necessita. Quindi proviamo a guidare e vediamo come illumina. Davvero una gran bella luce, ovviamente poi da posizionare bene, abbiamo tutte le possibilità di eseguire vari settaggi in base alle nostre esigenze, però guardate, adesso mettiamo di nuovo la luce integrata sulla bici e vediamo di nuovo la differenza. Un abisso. E adesso vediamo un giro in bici con una visione da lontano della bici mentre passa, sia con il faro integrato che con il faro della Nightcore. Adesso ve la faccio vedere in questo modo da giù. Scendiamo dalla bici, questa è la luminosità della luce integrata, accendiamo quindi la Nightcore
e guardate che differenza. Davvero un abisso. E la cosa comoda è che possiamo sganciarla con un semplice gesto e illuminare il cammino, quindi raggiungere eventualmente casa nostra o la destinazione nella quale eravamo diretti. Quindi molto semplice anche da utilizzare come torcia, così fra le mani. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questa torcia? Secondo me è una torcia che si presta ad essere utilizzata appunto sul manubrio della bici per poterci garantire una buona luminosità durante i nostri giri serali eccetera, ma va benissimo anche come torcia da tenere fra le mani, una torcia che ci permette appunto, quando non abbiamo necessità di utilizzarla sulla bici, di portarla con noi in tasca, nel marsupio, in automobile eccetera, per illuminare e vedere benissimo il tutto. Ragazzi, illumina davvero molto bene. Guardate il fascio luminoso con questo accessorio che evita che vada verso l'alto, quindi non infastidiremo sicuramente le persone che incontriamo di fronte a noi. Guardate, in questo modo va direttamente puntato verso di voi. Se l'abbasso in modo naturale, quindi puntate in avanti, riesco ad evitare che il fascio luminoso dia fastidio. Una torcia che ritengo molto utile, peccato che non abbia un ingresso USB per poterla alimentare ulteriormente con un power bank, ma dato che l'autonomia comunque in modalità media dura ben 12 ore, penso che sia comunque un accessorio che potrebbe tornare utile, ma non è fondamentale. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video, sperando di aver fatto contente tante persone che mi chiedevano appunto una torcia specifica per la bici, e prossimamente spero di recensirvene un'altra che ha appunto quella funzione, la possibilità di essere ricaricata tramite cavo USB. Adesso vi saluto, vi do appuntamento a tutti i miei prossimi video, vi ricordo di cliccare sul link che trovate nel primo commento e nella descrizione, mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto o l'avete ritenuto utile, cliccate sul tastino iscriviti, cliccate sulla campanella e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!